La mitologia norrena, la musica di Wagner e i suoi libretti, l'ossessione per Friedrich Nietzsche, la frequentazione di personaggi a volte ambigui o borderline come Erika Nussen di cui abbiamo già parlato, la cerchia mistica delle SS, la Ahnenerbe e tutta la mistica del sangue e dell'onore. In una parola sola, il nazismo. Ma come ben sappiamo, il nazismo, o se preferito il nazionalsocialismo, parte da lui, Adolf Hitler, il Führer, l'uomo che plasmò l'ideologia nazista e la condusse fino al suo apice e ovviamente alla sua tragica, naturale fine. Ma quello che in molti si sono sempre domandati, all'interno di questo particolarissimo sincretismo tra fedi differenti, tra persone molto distanti tra loro per idee e per credenze, quello che tutti si domandano è: ma Hitler era cristiano? Era pagano? In cosa credeva? Con questo video cerchiamo di fare un po' di luce, di dare delle risposte a dei quesiti che ormai da quasi un secolo vengono mossi sulla figura del dittatore più sanguinario del XX secolo. Come ben sapete, i nostri video trattano argomenti non semplici e spesso possono anche essere non tanto ben visti dall'algoritmo di YouTube. Per poterli realizzare e dare a tutti voi un'informazione completa e esaustiva, in nostro aiuto arrivano i nostri amici e sostenitori di NordVPN. Sapete in che modo? Dandoci la possibilità di navigare in tutta sicurezza e libertà anche al di fuori dei nostri confini, anche oltrepassando quelle barriere virtuali che non permettono un rapido e facile accesso a contenuti che nel nostro paese sono difficilmente rintracciabili. In più, NordVPN garantisce un'assoluta sicurezza di navigazione attraverso degli strumenti dalla Threat Protection, che vi permette di mettervi al riparo dalle questioni di phishing e quindi dalla perdita dei vostri dati online, e con il Dark Web Monitor, che quindi vi evita di finire nel mirino di qualche malintenzionato. In più, NordVPN solo in questi giorni vi offre una grande opportunità attraverso uno sconto esclusivo, 4 mesi extra e 30 giorni di formula. Soddisfatti o rimborsati? Quindi cosa aspettate? Approfittate di questa grande offerta. Adolf Hitler era nato in Austria, cresciuto in una famiglia austriaca, cattolica. Buona parte della sua infanzia l'ha vissuta permeato da un ambiente in cui la morale cristiana, meglio ancora cattolica o romana, era dominante. Non basta. Negli anni successivi alla giovinezza, quelli dopo la Grande Guerra, Hitler ha trascorso un bel po' di tempo in Baviera, lo stato più cattolico di tutto l'ensemble tedesco. Anton Drexler, il fondatore del DAP, il Deutsche Arbeiterpartei, il partito dei lavoratori tedeschi, che poi sarebbe mutato in SDAP, cioè nel partito nazista, amava ripetere nei suoi primi comizi: noi bavaresi siamo diversi dagli altri tedeschi. Innanzitutto siamo di fede cattolica, gli altri sono prevalentemente protestanti, avremmo il diritto di separarci, di preservare le nostre radici culturali. Ecco, di fronte a questi sermoni, Hitler aveva qualcosa da ridire. Fu lì che si mise in luce, rimbeccando Drexler, dicendo che in realtà ciò che era dominante era il sangue tedesco. E di fronte alle obiezioni di Drexler, Hitler riesumava questioni völkisch, come abbiamo già parlato in passato, parlava di pangermanesimo, affrontava i vecchi miti, quelli germanici, la questione degli dei norreni, e poi citava Richard Wagner, il grande compositore, per lungo tempo amico e sodale di Friedrich Nietzsche, ma che a un certo punto consumò una netta rottura, potremmo dire quasi un violento litigio, proprio col filosofo. Hitler stesso promuoveva un'idea di Wagner assolutistica. Non si può comprendere il nazionalsocialismo senza aver compreso Wagner, lo ripeteva in ogni occasione, e costringeva gli altri papaveri del partito e anche le alte sfere dell'SS a calare ogni anno in massa a Bayreuth per il festival wagneriano. Suggestione? Semplice passione per la musica? Forse un po' di più. Hitler amava Wagner, amava i libretti di Wagner, libretti che fino quasi all'ultimo furono estremamente critici nei confronti di quello che si potrebbe definire il cristianesimo tradizionalista. Wagner affronta nella saga dei Nibelunghi sia il recupero delle vecchie deità norrene, della necessità di recuperare il contatto con le tradizioni, quanto la volontà forte, fortissima dell'essere umano e in particolare dell'essere germanico di prendere il controllo del destino. Tutto fino all'ultima opera, il Parsifal,
quello che segna la rottura definitiva con Friedrich Nietzsche. Wagner e Nietzsche litigano per il Parsifal. Il Parsifal è un'opera di redenzione, è un'opera esoterica, è un'opera in cui si recupera il senso anche della religione cristiana. È un'opera che lo stesso Hitler non capisce fino in fondo. Quando parla di Wagner davanti ai suoi amici, ai suoi compagni di partito e successivamente con gli alti papaveri, continua a dire che era un genio, che era riuscito a ridare speranza al popolo tedesco nella dimensione völkisch, parlando dei grandi eroi del passato, Lohengrin, Siegfried, ma Parsifal. Sul Parsifal Hitler aveva delle idee un po' particolari. Non erano le uniche idee particolari che aveva sulla religione. All'inizio degli anni 20 Adolf Hitler è un giovane ex soldato di un reggimento bavarese, tornato a Monaco di Baviera, disilluso e stanco dopo la Grande Guerra, dopo essere stato ferito 2 volte, dopo essere stato in ospedale perché i suoi occhi erano stati colpiti da un gas urticante. Aveva visto cadere l'effimera Repubblica Spartachista, aveva visto in azione i Freikorps e si era offerto come spia per la polizia. Successivamente prese le redini del DAP e trasformato in SDAP, aveva tentato il putsch, quel putsch di cui abbiamo già parlato, il putsch della Burgerbräu Keller, il putsch della birreria. Non era andata bene. Condannato agli arresti di fortezza con un robusto sconto di pena, Hitler aveva approfittato di quell'occasione e di avere Rudolf Hess come segretario per stendere il suo manifesto, il famosissimo Mein Kampf, la mia battaglia, che non è solo un'autobiografia, è un qualcosa di più. Dentro il Mein Kampf Hitler parla, espone tutte le sue idee, a volte sono anche contraddittorie tra di loro. Espone ad esempio anche la sua idea sulla religione. Afferma che il cristianesimo, sì, è un substrato necessario alla figura sociale della Germania. C'è necessità per il tedesco di avere qualcosa di fondo, ma non basta. Hitler va oltre, inizia a parlare di un cristianesimo diverso, un cristianesimo combattente, militante, un cristianesimo che non ha compiuto fino in fondo la propria missione. All'interno del Mein Kampf, ad esempio, Hitler riserva anche dei giudizi molto pesanti sulla società tedesca del tempo, una società che a lui non piace, che giudica colpevole della sconfitta nella Grande Guerra e che vede coesistere i protestanti al nord, i cattolici al sud, imprenditori, la grande borghesia, i vecchi esponenti della nobiltà prussiana e gli ebrei, quegli ebrei che per Hitler erano il nemico, sin da quando era un giovane in cerca di fortuna a Vienna. Chiariamoci, Hitler non nasce come antisemita, nella sua famiglia non si praticava l'antisemitismo, anzi, alcuni conoscenti della sua famiglia erano ebrei. Secondo alcuni biografi, addirittura uno dei medici curanti, alcuni dicono dell'anziano padre, altri della madre, era ebreo. Ma non fu questo a scatenare l'antisemitismo in Hitler. Furono i discorsi ascoltati a Vienna prima dell'inizio della Grande Guerra, da parte dei predicatori, di politici d'assalto, di quelli che influenzeranno la nascita della società di Thule. Ne abbiamo già parlato in un altro video, lo trovate nel canale. Cosa scrive a proposito della società tedesca e degli ebrei Adolf Hitler nel Mein Kampf? Scrive ad esempio questo: quindi oggi credo di agire secondo la volontà del creatore onnipotente. Difendendomi contro l'ebreo, sto combattendo per l'opera del Signore. Sono parole che, lette oggi, sembrano quelle di un pazzo, di un folle, di qualcuno che andrebbe rinchiuso il prima possibile in un manicomio. Eppure all'epoca quelle parole destano scandalo, ma infiammano anche delle folle. Perché? Perché in Germania, uno Stato composto, uno Stato assemblato dopo la grande vittoria di Sedan del 1870, uno Stato in cui convivevano realtà molto differenti, dicevamo, in Germania l'antisemitismo era più radicato in alcune zone, soprattutto verso la Baviera, e meno sopportato, tollerato, anzi spesso dava fastidio in altre zone. La società tedesca dell'epoca era una società estremamente stratificata, non sempre disposta ad accogliere determinate teorie. A volte venivano liquidate come semplici bizzarrie, altre volte invece venivano recepite come una novità piacevole o comunque da esplorare. Hitler cavalca la possibilità di rivolgersi prima di tutto a un pubblico bavarese, un pubblico che in parte concorda con lui, anche se nella stessa Monaco di Baviera molti ebrei influenti ci sono, soprattutto nell'ambito della cultura, dello spettacolo, del giornalismo e, è chiaro, dell'alta borghesia. Ebrei che inizialmente vedono in Hitler niente di più che un saltimbanco, l'ennesimo agitatore destinato prima o poi a finire nel dimenticatoio. Si sbaglieranno, lo sappiamo. Hitler nel Mein Kampf inizia a lavorare su
altre tematiche, inizia a scavare nella pancia più profonda di un cristianesimo molto bigotto, ma anche molto violento. Sembra quasi recuperare quella volontà di colpire il diverso, a cominciare dall'ebreo, manifestata nel Medioevo, poi nel Rinascimento e in tempi più recenti durante i pogrom del loro impero zarista. L'importante per Hitler è preservare prima di tutto l'essere umano, così come creatura di un essere superiore. Scrive sempre Adolf Hitler nel Mein Kampf: le due maggiori confessioni cristiane guardano con indifferenza alla profanazione e alla distruzione di una creatura nobile e unica che è stata data al mondo come dono della grazia di Dio. Per il futuro del mondo, tuttavia, non importa quale dei due trionfi sul lato del cattolico o il protestante, ma bisogna che l'umanità ariana sopravviva, altrimenti perirà. Ecco che si fa strada il vero pensiero religioso di Hitler, che non è un pensiero laico, laicista o addirittura ateo o paganista. È un pensiero fortemente improntato al cristianesimo, senza fare distinzione tra cattolicesimo e protestantesimo, e all'interno del protestantesimo la dottrina, se calvinista o luterana. L'importante per Hitler è che il cristianesimo segua la Nouvelle Vague, il nuovo modo di porsi anche della politica. Tutto ciò va verso quello che verrà chiamato il cristianesimo positivo, non positivo nel senso di qualcosa di bello, buono, di migliore rispetto a un peggiore. No, positivo nel senso di qualcosa che vada a inficiare o a essere direttamente condizionato dallo Stato stesso. A questo punto è bene entrare nei discorsi politici di Hitler. Hitler, come ben sapete, già prima del putsch della Burgerbräu-Keller e poi anche dopo la sua liberazione dalla fortezza fino alla sua presa del potere nel 1933, tiene molti discorsi, non solo ai suoi camerati, soprattutto in pubblico, e sono discorsi in cui il suo pensiero emerge fortissimo e condiziona molto le scelte di chi lo ascolta. Inizialmente, come abbiamo detto, è ritenuto un estremista, uno dei tanti, più o meno pericoloso. Dopo, col passare del tempo, ai discorsi sulla necessità di riprendersi ciò che era stato tolto da Versailles, di ridare dignità al popolo, di dare pane, fiducia, forza al popolo, erano entrati anche discorsi a sfondo morale, moralistico e religioso. Prendete questo. Venne fatto il 1 febbraio del 1933. Ormai è cosa fatta. Hitler sta prendendo il potere in Germania e dichiara il suo discorso. Il governo nazionale considera come suo primo e principale dovere quello di far rivivere nella nazione lo spirito di unità e cooperazione, e fin qua sembra di ascoltare il Kaiser Wilhelm II. Esso conserverà e difenderà quei principi fondamentali sui quali la nazione è stata costruita, e fin qua ci siamo ancora. Questo riguarda il cristianesimo come fondamento della nostra morale nazionale e la famiglia come base della vita nazionale. Ecco, il Kaiser non si era mai spinto fino a questo punto. Kaiser, tra l'altro, era protestante. Aveva un ministro del culto apposta per la sua corte, ma era riuscito a far convivere nella società tedesca esponenti di tante famiglie religiose differenti. Hitler sgombra il campo. Il cristianesimo prima di tutto. Meglio ancora se è, come dicevamo, un cristianesimo positivo. Lo dice lo stesso Hitler un anno dopo, il 26 giugno del 1934. Tra l'altro, ormai ha già il potere e manca poco alla resa dei conti interni. Lo Stato nazionalsocialista, afferma Hitler, afferma la sua fedeltà al cristianesimo positivo, usa proprio questo termine. Sarà il suo onesto sforzo, suo nel senso dello Stato, quello di continuare a proteggere le grandi confessioni cristiane nei loro diritti, di proteggerle dalle possibili interferenze nelle loro dottrine e nei loro doveri per istituire un'armonia con le opinioni e le necessità dello Stato attuale. Cosa vuol dire tutto questo? È molto semplice. Hitler si pone come baluardo per il cristianesimo, sia esso cattolico o protestante, non importa, finché il cristianesimo dia una bella mano allo Stato nazionalsocialista per affermarsi in maniera totale, difendendone gli interessi e combattendo i suoi nemici. Chi sono i nemici? Beh, a cominciare dagli ebrei, per poi proseguire con tutti gli altri che non rispettano la dottrina cristiana, quindi i mormoni, i quaccheri, i testimoni di Geova, i massoni, tutti quelli che non riconoscono il primato del cristianesimo. Va oltre Hitler, nomina nel suo gabinetto un ministro per gli affari con la Chiesa. È come se fosse un ministro della religione. Questo uomo si chiama Hans Kerl, cui è deputato il compito di illustrare alle varie confessioni religiose cristiane il ruolo del cristianesimo positivo. Cerchiamo un attimo di spiegarlo in breve. Il cristianesimo è una dottrina attraverso gli insegnamenti di un profeta,
identificato in Gesù Cristo o Gesù di Nazareth, come preferite chiamarlo, e che passa attraverso la sua predicazione e successivamente la predicazione degli apostoli, che pongono alla base di tutto il cosiddetto simbolo degli apostoli o la preghiera nota come credo. Successivamente poi si afferma anche attraverso il dogmatismo all'interno della Chiesa cattolica o i principi delle chiese protestanti della fede in Cristo come unico figlio di Dio. Hitler va oltre. Il suo cristianesimo positivo, così continua a chiamarlo, prevede che lo stesso Hitler sia una specie di araldo di una nuova chiesa che dovrà nascere dalle ceneri di una società ormai contaminata. Hitler deve essere il portatore di una nuova rivelazione e la religione cristiana, a prescindere dalla confessione, dovrà supportare e poi confluire all'interno del nazionalsocialismo. Questo è il cristianesimo positivo, secondo l'idea di Hitler. Vi rendete conto che in pratica è una fusione, quella che teorizzava il Führer, tra dottrina morale di una religione rivelata e una dottrina politica. Tutto insieme, per uno scopo comune, governare, ma di più, avere il controllo totale. Poco prima dello scoppio della guerra, il 24 febbraio del 1939, Hitler getta definitivamente la maschera. Se il cristianesimo positivo, dichiara, significa amore per il prossimo, cioè la cura dei malati, vestire i poveri, sfamare gli affamati, dar da bere agli assetati, sempre una specie di rimando di quello che è scritto nei Vangeli, allora noi siamo coloro che rappresentano i cristiani più positivi. Noi chi? I nazionalsocialisti, perché in queste aree d'azione la comunità composta dal popolo tedesco nazionalsocialista ha compiuto un lavoro prodigioso. Hitler in sostanza spaccia quello che lui ha fatto, un governo repressivo, accentratore, centralista, che ha tolto le libertà fondamentali, ha stimolato fortemente il riarmo e l'industria pesante e in tal modo è riuscito a riavviare la macchina economica tedesca come un miracolo della provvidenza. Se non ci fossero stati lui e i suoi accoliti, la Germania avrebbe continuato a soffrire la fame. Questo è il messaggio che viene veicolato. Però voi vi domanderete, sì, ok, tutto bello, questo cristianesimo positivo, ma allora com'è possibile che Hitler si circondasse di personaggi, prima come Erich Hanussen, che poi tra l'altro abbiamo visto era ebreo, che era un presunto mago e veggente, e poi di gente come Göring, che aveva delle idee un po' balzane, passatemi il termine, per quello che riguarda il recupero delle vecchie deità pagane e norrene, oppure addirittura Himmler, che studiava l'occultismo, aveva delle idee piuttosto precise su quello che era la ricerca ancestrale della cosiddetta razza ariana, aveva eletto il castello di Wewelsburg come centro focale del Sole Nero delle SS, aveva promosso la nascita delle attività delle Ahnenerbe. Come poteva Hitler andare d'accordo con tutti questi? Beh, va detto che non sempre Hitler andava d'accordo con i suoi sodali, nemmeno con l'ideologo ufficiale del partito, quell'Alfred Rosenberg che abbiamo già incontrato nei nostri approfondimenti. Ad esempio, parlando con Albert Speer, un altro personaggio che abbiamo già incrociato, Hitler si lasciò andare ad alcune confidenze piuttosto pesanti su Himmler. Qui abbiamo finalmente raggiunto un'età che si è lasciata finalmente dietro le spalle tutto il misticismo, disse un giorno Hitler a Speer. E ora quello lì, cioè Himmler, vuole ricominciare da capo. Potremmo anche stare con la Chiesa, almeno essa possiede una base tradizionale. Pensaci Albert, un giorno potrei addirittura diventare un santo nel Pantheon delle SS. Riesci a immaginarlo? È una cosa da far rivoltare dalla tomba. Insomma, Hitler tollerava le posizioni di Göring, di Rosenberg, di Himmler, di Hess, i loro amoreggiamenti con la società di Thule, con i teosofici, con l'occultismo, col misticismo, li appoggiava, ma solo perché erano semplicemente funzionali al suo progetto, quello di ristrutturare lo Stato tedesco, ormai già nazionalsocialista, in una summa che riunisse filosofia, politica e religione, tutto assieme. Ma allora ci resta l'ultimo grande quesito. Se era davvero così, se Hitler non era pagano, non era ateo, non era laico e neanche laicista, anzi credeva nella necessità di un cristianesimo come supporto per la sua Germania, perché continuava a lasciare mano libera alla Gestapo, che aveva istituito all'interno dei propri uffici delle unità per perseguire persino i religiosi? Non dimentichiamo che diversi pastori protestanti e alcuni preti cattolici finirono nei campi di lavoro o nei campi di concentramento o nei campi di sterminio, e ci finirono perché oppositori, perché avevano visto nel nazionalsocialismo un nemico
della fede cristiana, indipendentemente dalla confessione. Come mai Hitler non spese una parola per questi sacerdoti? Forse dovremmo guardare con maggiore attenzione alle idee dei sacerdoti, perché non tutti i preti cattolici o i pastori protestanti criticarono più o meno aspramente il regime. Altri si piegarono, altri si voltarono dall'altra parte e fecero finta di nulla. Bisogna anche ricordare che parte dell'opposizione interna tedesca al nazionalsocialismo, quella che sarebbe poi diventata nota come la Schwarze Kapelle o l'Orchestra Nera, era di profonda fede cristiana. Lo era il conte von Stauffenberg, lui, l'attentatore del 20 luglio del 1944. In punto di morte, testimoni affermano di averlo sentito prima che venisse abbattuto dalla scarica di fucile del suo plotone d'esecuzione. Lunga vita alla Sacra Germania. Con lui erano fedeli cristiani, molti altri cospiratori. Ulrich von Hassel, la cui figlia, che aveva sposato un nobiluomo italiano, verrà liberata, come abbiamo già visto in un altro video, al lago di Braies. Karl Goerdeler, anche il feldmaresciallo Witzleber, tutti uomini profondamente cristiani. Aveva una fede cristiana anche Erwin Rommel, lui la volpe del deserto, il feldmaresciallo, costretto al suicidio per salvare l'onore e non solo della sua famiglia. I funerali di Erwin Rommel vennero officiati in chiesa con il feldmaresciallo von Rundstedt, vecchio prussiano di fede luterana, che tenne il discorso di commiato finale, l'elegia funebre. Hitler non si fece vedere, mandò solo un messaggio alla vedova e a nessun altro. Certo, sappiamo il motivo, era in gioco una questione di tecnicato equilibrio all'interno dello Stato dopo un tentativo di golpe. Ma fa specie che un dittatore che si proclamava così cristiano si voltasse dall'altra parte per un suo vecchio soldato che credeva avesse tradito e facesse finta di nulla quando pastori e sacerdoti finivano nei lager. Altri pastori e sacerdoti, vescovi, persino cardinali lo avrebbero aiutato, avrebbero fatto il possibile per sostenerlo. Altri ancora non presero posizione. Ancora oggi c'è chi fa una grande confusione e pensa che in fondo Hitler fosse un ateo o peggio ancora un pagano. Approfondendo qualche studio, leggendo il Mein Kampf, confrontandolo con le memorie dei vari gerarchi e con diversi libri, tra cui alcune biografie sull'argomento, riusciamo a capire che no, non era pagano, non era ateo. Sì, si era circondato di personaggi molto singolari, molto strani. Alcuni di questi follemente innamorati di vecchie teorie pseudoscientifiche o di una spasmodica ricerca per i feticci o per l'occulto. Hitler amava il cristianesimo, si riteneva un cristiano, anzi una specie di incaricato di una nuova redenzione. In questo possiamo definirlo sicuramente un pazzo, perché pensare di utilizzare una religione per giustificare lo sterminio di intere popolazioni, l'asservimento di altre e la volontà di plasmare il mondo sotto il tacco di una violenta, feroce e sanguinaria tirannide, non c'è nulla di cristiano in tutto questo. Ancora oggi qualcuno crede che tutto sommato il nazismo potesse avere un lato buono, ma per quanto potesse ammantarsi il suo capo di una idea un po' distorta del cristianesimo, può questo bastare a edulcorare anche solo minimamente le efferatezze e le atrocità di un regime sanguinario? Lascio a voi la domanda e anche la risposta.